Uno dei problemi principali di chi comincia a fare trading è sicuramente il capitale. Sappiamo bene che per fare trading dobbiamo mettere tutto il nostro capitale a rischio, perché sì ragazzi, quando si fa trading tutto il nostro capitale è a rischio. E quindi come risolvere questo problema? Allora, da qualche anno a questa parte, ormai penso che le conoscete tutti, esistono le prop firm. Dopo ne andiamo a chiarire cosa sono per chi magari non lo sa, ma se lo sapete fatemelo sapere nei commenti, soprattutto se le utilizzate e soprattutto se vi fidate, perché uno degli argomenti più messi in discussione relativi alle prop firm è proprio l'affidabilità. Ebbene sì, ma durante questo video parleremo di tutto, perché non è sulle prop che mi voglio concentrare. Sono uno strumento assolutamente utile, ma ci sono altri strumenti che ci permettono appunto di crearci, diciamo così, del capitale o comunque ricevere del capitale in gestione. Quindi in questo video quello che vorrei fare è andare ad elencare i pro e i contro non solo delle prop firm, ma anche di tutti gli altri strumenti che durante quest'anno ho testato ed effettivamente ho reputato un'alternativa valida alle prop firm. Prima di cominciare però ragazzi, ovviamente lasciate un bel mi piace, così come al solito sulla fiducia, sulla base di nulla, e ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime challenge che andrò a fare io, perché sì, da gennaio partiranno due nuove serie, due nuovi format, uno dove andremo a raccontare storie di trader che hanno svoltato sul mercato, mentre l'altro format sarà più una sorta di vlog, un vlog settimanale di trading dove farò vedere sia la mia routine, sia le mie operazioni di trading, eccetera, eccetera. Quindi non ve li perdete, iscrivetevi. Quindi ragazzi direi di non perderci in chiacchiere e passare subito al vivo del video. Allora, sono 4 gli strumenti che sono andato a selezionare, anche perché ho avuto modo di testare solo questi, e poi effettivamente non è che ne conosco tanti altri rispetto a questi, anzi se conoscete altri strumenti che vi permettono di ricevere capitale in gestione o comunque così capitalizzarvi nel trading, fatemelo sapere nei commenti che magari li vado effettivamente a testare. Allora partiamo subito con i pro e i contro delle prop instant. Cosa sono le prop instant? Sono dei conti finanziati che possiamo andarci ad acquistare, cioè noi ci possiamo comprare la possibilità di avere un conto trading più grande. Esempio pratico, io ho 100 dollari, mi vado a comprare un conto di trading di 1000 dollari. Questo conto di trading non è che poi diventa mio, mi prendo questi 1000 euro e me ne vado, sarebbe bello. Cosa succede? Questi 1000 dollari posso andarli a tradare, quindi ho questo capitale in gestione da tradare. Se sono bravo, una percentuale di quei profitti diventerà mia, con tanto di regole, con tanto di pro e contro che andremo ad elencare. Però sì, questo è il funzionamento. Passerei subito quindi ai pro di queste prop instant. Uno dei pro, forse l'unico, è quello che appunto il capitale lo ricevi subito, cioè tu compri il conto, c'è il capitale direttamente, non devi superare appunto le solite fasi, challenge, difficoltà eccetera, il conto ce l'hai subito, basta, solo quello, solo quello è il pro. Ma stai scherzando? Passiamo ai contro effettivamente. Allora, primo contro che costano tanto, perché tipo con 100 dollari effettivamente, io vi parlo di quella che è la mia esperienza, io ho provato Bull Waves, ve l'ho detto anche in altri video, 100 dollari compri un conto da 1000. Su questo conto da 1000 una delle regole è quella che non puoi sforare il 10% di drawdown, quindi se fai 10% di drawdown hai perso la challenge. 10% di 1000 sono 100 dollari, quindi cioè, effettivamente potrei prendere quei 100 dollari, li metti su un broker e li tradi. È vero, direte, sì, però il conto da 1000 è più margine, sì, però attento a non usarlo perché sennò rischi di farti male, tra virgolette, più in fretta, quindi diciamo che non è che è tutta sta convenienza. Ci sono altre piccole cose da sfruttare, tipo che se fai invece il 10% di profitto, invece di chiedere payout, ti raddoppiano la prop. Ma conviene soltanto magari con conti un po' più alti, da 5-10k in su. Lì se riesci a fare il 10% di profitto e sei bravo, te la raddoppiano, da 5 te ne ritrovi 10k in gestione, allora lì la cosa ha senso. Magari con quella da 1000 forse non ha tanto senso. Uno dei contro, ovviamente, uno dei contro, che questo secondo me vale per tante varie prop, perché sapete più di me ne esiste, cioè ne esce una al giorno, è l'affidabilità. Secondo me la scarsa affidabilità, a prescindere da quale sia di prop instant che mi dite affidabile, almeno io non è che ne conosco così tante, cioè c'è sempre quell'ombra di dubbio, diciamola così, anche perché sappiamo, credo che lo sapete, come funziona il sistema dietro le prop, eccetera eccetera, quindi
non ci fidiamo troppo, mettiamola così. Altro contro è la partita IVA, perché sì, i profitti devono essere tassati con partita IVA, cioè fatturati, quindi ci vuole la partita IVA. Lo metterei, quindi questo lo metterei ovviamente nei contro. Per quanto riguarda le prop instant, queste erano nei contro. Per quanto riguarda me, io ho avuto modo di provare solo la prop instant di Bull Waves durante questo periodo. Per adesso ha anche pagato, quindi mi sta andando bene. Non ho altro, diciamo, da condividere, anzi se avete domande fatemele tranquillamente. E adesso passerei alle prop a fasi, quelle classiche con le challenge, un po' discorso simile alle prop instant, ma in questo caso per riuscire ad ottenere il conto trading, per riuscire ad ottenere in gestione questo capitale di trading più grande, dobbiamo superare delle fasi. Solitamente queste fasi sono solitamente due, dove nella prima fase dobbiamo riuscire a fare il 10% di profitto, dopodiché altra fase dobbiamo riuscire a fare il 5% di profitto. Questo sempre senza fare drawdown del 10% e sempre senza fare perdita massima giornaliera del 5%. Questa è quella. Vi porto l'esempio di FTMO perché sto testando in questi giorni FTMO e sì, sono le prime volte che testo FTMO. In passato ho testato tipo Nova, ma vabbè, dopo vi racconto le esperienze di quali prop ho provato. Quindi, detto questo, passiamo sempre ai pro e ai contro. Uno dei pro è il tanto capitale in gestione, perché in questo caso, ad esempio, FTMO, con 89 dollari, che mi sa che è la minima, puoi ricevere 10.000 dollari in gestione, ovviamente se superi queste challenge. Cioè il divario è enorme rispetto a quelle di prima, dove con 100 dollari puoi ricevere 1.000 dollari in gestione, qui con 89 dollari ne puoi ricevere 10.000. Tanta roba, tantissima roba. Passiamo però ai contro. I contro sono appunto le difficoltà, perché, cioè ragazzi, ma in quanti superano le prop? Veramente difficile, ci sono regole di consistenza, punto percentuali da raggiungere, drawdown da non fare, non puoi tradare in certi modi, non puoi usare, cioè veramente ti mettono. Non lo so, è quasi impossibile, sempre più difficile, almeno per quelle che ho provato io, perché dopo vi racconto. Un altro dei contro è ovviamente l'affidabilità. In questo caso non dico tanto FTMO perché a detta dal web sembra che è una delle più longeve e più affidabili, però ce ne sono tantissime altre che, ragazzi, vi assicuro che per farvi pagare, cioè per pagarvi o vi fanno buttare l'anima o non vi pagano per niente. Quindi diciamo affidabilità qui veramente, cioè quando compro una prop faccio finta che quei soldi veramente li ho buttati. Sempre tre contro, qui metterei sempre la questione della partita IVA. E adesso invece vi racconto quelle che sono state le mie esperienze. Ho provato, vabbè, Nova, penso chi bazzica tra le prop la conosce, e ragazzi, per me ormai la reputo scam. A giugno devono cambiare i server, hanno spostato sti server, vabbè, hanno ripreso, hanno ripristinato i conti, nonostante avessi fatto del profitto, me l'hanno ripristinato, va bene. Riparte dopo 2-3 mesi, addirittura a settembre era ripartita, fatto profitto, chiedo payout, no, dobbiamo spostare di nuovo i server, quindi conto ripristinato a caso, cioè, raga, che palle. Quindi ho detto, vabbè, via. Altre che ne ho provate, sinceramente non me ne vengono in mente, perché Nova ne avevo presa una a ottobre dell'anno scorso e una volta superate le challenge poi l'ho riuscita a mantenere per un certo periodo. Diciamo che stavo facendo payout abbastanza bassi, 300, 400, con conto da 100.000, quindi abbastanza niente. Solo una volta ho fatto un payout di 1.070 dollari, mi sembra che ve l'avevo fatto anche vedere in un video. Quindi diciamo che stavo mantenendo quella, mi stavo concentrando su quella, poi ho detto basta, non mi metto a testarne altre. E adesso da poco tempo ho cominciato a provare FTMO, sembra anche lì molto carina, se riesco a superarla poi magari lo vedrete nei vlog settimanali che usciranno poi, credo a gennaio, vediamo un attimo come ci riusciamo a organizzare. È molto carina, mi sta piacendo, però la vedo già più professionale, vedo già un qualcosa di diverso, quindi a me sta piacendo molto, devo essere sincero. Altro strumento che ho utilizzato quest'anno è Darwinex, molto discusso da voi perché io avevo fatto un video che vi lascio qui da qualche parte e molti mi avete evidenziato qualche contro. Io ho avuto modo di testarlo e devo dire che sì, ha vari contro e adesso li andiamo subito a vedere. Ovviamente vediamo prima i pro.
Pro di Darwinex. Che cos'è Darwinex? Che cos'è Darwinex? Come funziona più che altro? Praticamente qui si va a pagare un abbonamento mensile, quindi non è come le prop che tu compri l'accesso, eccetera, la fase. Qui paghi un abbonamento mensile, ci viene dato un conto demo, noi traderemo su questo conto, in base alle statistiche che andiamo a generare, rischio rendimento e tutti i parametri, eccetera, loro ci formeranno un punteggio, ve la sto facendo veramente molto in breve, ma ho fatto un video dedicato, ci verrà generato questo punteggio, in base a che punteggio otteniamo andiamo in una classifica. A nostra volta, in base a quale posizione in classifica ci andiamo a trovare, abbiamo la possibilità di ricevere capitale in gestione a partire da $30.000 ad arrivare a $500.000 e oltre. Quindi diciamo che la classifica è molto ampia, quindi la possibilità c'è, però adesso andiamo a vedere meglio. Partiamo subito ovviamente dai pro. Uno dei pro che metterei subito è la facilità, tra virgolette, fatemi passare questa cosa. Facilità perché? Perché non ci sono regole fondamentalmente, tu puoi tradare come cazzo ti pare, cioè puoi fare veramente quello che vuoi sul tuo conto, non hai 10%, 5%, massima perdita, eccetera, tu trada come vuoi, sei libero di fare tutto quello che vuoi, martingale, mediazioni, quello che vuoi. Poi ovviamente in base a come tradi però ti verrà assegnato il punteggio, quindi ovviamente non è che possiamo tradare di merda, dobbiamo comunque riuscire a portare un certo standard di statistica, però di base la facilità. Altra cosa dei pro, qui non ci vuole la partita IVA perché qua è plusvalenza. Perché? Perché Darwinex fa anche da broker, da quel che ne ho capito, perché anche io la sto testando da poco. Invece contro costa troppo perché l'abbonamento costa circa $40-45 al mese, anzi in descrizione ci dovrebbe essere un link con uno sconto del 20% sull'abbonamento. Ciò non toglie che costa comunque troppo, perché $45 mensili per sì, ottenere tutta questa possibilità, la classifica, tutto bello, ma effettivamente a conti fatti, cioè dobbiamo riuscire veramente ad arrivare in posizioni alte in classifica, perché se stiamo anche tra i $30.000 e i $50.000 di gestione, qui il payout netto è del 15%, cioè è veramente poco, almeno che non si vanno a fare percentuali assurde, ma è veramente difficile. Quindi diciamo l'abbonamento è alto, già se era sui $20-25 al mese ti dico si poteva fare, ma 45, cioè sinceramente mi sembra un po' troppo. Altro contro invece è il troppo tempo per ricevere il capitale in gestione. Perché? Perché ci sono un tot di giorni di calibrazione, fase di calibrazione, dove appunto tu tradi e ti viene monitorato il conto per andare a generare quelle che sono poi le statistiche, per andare in classifica. Dopodiché non è detto che magari dopo quel determinato tempo entri subito in classifica, quindi diciamo che per metterti in carreggiata magari passa un altro mesetto. Dopo quel mese magari riesci ad ottenere il punteggio giusto e dal mese dopo ti assegnano il capitale, quindi mettiamo in conto che veramente se va bene, ci mette 3 mesi per riuscire ad entrare in classifica, quindi già c'hai 3 mesi di conto buttati, almeno che uno non è proprio un mostro e entra il mese dopo in classifica, ma diciamo è difficilino. E anche questo, tradando con un conto tra virgolette demo che poi è da $100.000, e ovviamente devi avere anche pazienza, quindi secondo me si può sfruttare bene se uno utilizza dei bot, parliamoci chiaro, perché tu metti il bot lì a lavorare, te lo dimentichi, magari dopo 3 mesi c'è il capitale in gestione, tutto passivo e ok, ma uno che si deve mettere lì a tradare mese per mese, giorno per giorno, settimana per settimana, quel che sia, cioè veramente ti fai un culo così, magari dopo un mese non vedi il risultato, non sei in classifica, ti cominci a deprimere. Cioè questa cosa è un po', non so, per me è un contro perché ci vuole troppo tempo. Ultimo strumento invece Axi Select, che fa parte del broker di Axi, e per me mani basse secondo me è uno dei migliori strumenti che possiamo sfruttare di più appunto per ottenere più capitale, per far leva sul nostro capitale. Come funziona Axi Select? Facciamo finta che noi depositiamo dei soldi in un broker e tradiamo. Se siamo bravi e raggiungiamo un certo livello, in più sul nostro conto ci viene dato un moltiplicatore soltanto sui profitti. Quindi è una cosa, una figata pazzesca, è una cosa assurda, manco io all'inizio ci credevo, finché non l'ho provato ho detto ma com'è possibile? Sì, ovviamente si deve essere bravi perché sennò non è così semplice, sembra facile però non è così.
Però la figata è che è una cosa in più, non vai a comprare nulla, non va ad influire sul tuo capitale e sulla tua operatività, è soltanto una cosa in più. Se sei bravo, hai questo bonus, questa cosa in più. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Uno dei pro è appunto il costo zero, cioè non costa nulla praticamente. Dai $500 in su si può accedere alla fase select, ma noi non stiamo comprando l'account, quei $500 sono sul nostro conto e noi possiamo fare trading tranquillamente, i soldi sono nostri e ce l'abbiamo sul broker, quindi ottimo così. Altro pro è che non ci sono troppe regole. L'unica regola è che non bisogna fare il 10% di drawdown. Unica regola. Cioè, ovviamente questo una volta che poi si ha accesso alle fasi, eccetera, perché finché ce l'hai sul broker, anche se fai il 10% di drawdown, sti cazzi. Però se cominci ad avanzare e cominci ad entrare nella sezione select, appunto, non bisogna fare il 10% di drawdown. Se fai il 10% di drawdown, sostanzialmente riparti dalla fase prima, non succede nulla, non è che l'hai perso il conto, eccetera. Questa è una cosa veramente incredibile. Altro pro che avevo segnato è i soldi non persi, tra virgolette, perché appunto anche quando si va in quelle fasi lì, se fai il 10% di drawdown, appunto non è che come la prop che hai perso i soldi, cioè con la prop se vuoi acquistare un conto da 100k, esempio, lo paghi $500, poi fai 10% di drawdown, quei soldi ovviamente li hai persi. Qui no, $500 tu ce l'hai sempre sul broker, se hai fatto 10% di drawdown, quindi $50, ovvero ti trovi il conto a 450, non è successo nulla, te ne torni a casa con 450, male che va. Altro pro, sempre partita IVA, in questo caso non ci vuole la partita IVA perché essendo un broker si va a dichiarare come plusvalenza. Poi ovviamente ragazzi io vi dico quel che so, quella che è la mia esperienza, perché cioè, non è che faccio commercialista. Uno dei contro invece sono i tempi di attesa, perché una volta avuto l'accesso a queste fasi, chiamiamole così, a questa possibilità di avere un moltiplicatore sul conto, ci sono dei giorni da aspettare. Nella prima fase sono 30 giorni di attesa, nell'altra fase sono 60 e così via, sempre con 60, però cioè un po' ti freme. Ed è un contro perché molto spesso si vuole cercare sempre di approfittarne di questo moltiplicatore e per approfittarne troppo si rischia di perdere o comunque di fare drawdown e retrocedere di fase e poi riaspettare 30 giorni e così via. Quindi diciamo che i tempi di attesa sono un contro. Queste sono tutte le cose che ho testato durante quest'anno, appunto tra prop, challenge, Darwinex e Axi. Parer mio, Axi vince a mani basse, non c'è un prodotto che conosco come questo o comunque migliore di questo, anzi se lo conoscete fatemelo sapere. Direi ragazzi nient'altro da aggiungere, ci vediamo al prossimo video.